Ciao, per chi non mi conoscesse, sono Ray e sono uno dei due membri fondatori del canale Navy. So che per molti di voi sarà strano vedermi vestito in questo modo, in questo periodo dell'anno e soprattutto con questo sfondo. Ma vorrei che pazientaste e vedeste il video per intero. Qui dentro c'è tutto quello che abbiamo passato durante questo periodo. Prima di iniziare vorrei potervi spiegare il contesto in cui ci siamo trovati quest'estate, in modo da farvi capire bene le ragioni che ci hanno spinti a fare questi passi. Partiamo da Federico. Lui stava passando uno dei periodi peggiori della sua vita. Non per cose gravi accadute di per sé, ma semplicemente un problema sociale. Non riusciva a esprimere le proprie potenzialità e soprattutto la propria personalità. Il punto critico è stato a luglio, quando una stilista di alta moda ci ha contattati per fare un documentario insieme per lei. A una settimana dalle riprese capitò l'improbabile. Il computer smise di funzionare per svariati giorni, mentre la fotocamera cadde dal versante della montagna mentre stavamo cercando di evitarla al cavalletto. Quindi non era più possibile fare né le clip per la montagna, per il video in montagna, né per il documentario di questa stilista di moda. Fortuna volle che ci fosse un piano B, solo che ancora non lo sapevamo per certo. Passiamo ad Alessia. Lei è stata la chiave di tutto in questa faccenda. Dovete sapere che è una gelatiera molto in gamba, volenterosa e soprattutto studiosa. Fece un'esperienza presso la Casanova Gelato a Cork, nel sud-est Irlanda, rinomata per la sua qualità, e piacque talmente tanto ai suoi titolari che decisero di chiamarla prima nel gennaio 2020, dove poi ovviamente non potete più andare per il discorso del Covid, e nel giugno 2021, cioè quest'anno, per andare a gestire la gelateria nei mesi di settembre e ottobre, dato che loro dovevano andare in ferie e poi fare altre cose. Ricordo bene addirittura la chiamata che gli fecero, perché ero là davanti e io la guardai e dissi: vai, cosa aspetti a dirglielo? E così finalmente poteva rivivere il suo sogno di fare il gelato per davvero. Per quanto riguarda me, sapevo che i 2 mesi successivi sarebbero stati decisivi. Lo sentivo. Era una di quelle scelte, uno di quei famosi treni che passano poche se non una volta nella vita. Ricordate il problema alla fotocamera? Beh, lì ho avuto una sorta di rivelazione a riguardo. C'è chi avrebbe interpretato l'episodio come un momento di distrazione, come un momento di svista, ma io volli vederlo come un segno. Certo, mi arrabbiai con lui per averla fatta cadere, però subito dopo cambiai punto di vista. Gli proposi di andare a Cork insieme a me e ad Alessia, e che così potevamo dare la possibilità a tutti e tre di arrivare ai nostri scopi. E lui, dopo poche settimane e con non poca titubanza, scelse di venire. Alessia partì il 5 settembre per prima. Io poi la raggiunsi il 24, passando prima per Berlino a prendere mio zio, poi per rimanerci lì sarei dovuto partire 2 settimane più tardi, e infine Freddy sarebbe venuto una volta che avremmo trovato un appartamento a Cork, e nel frattempo abbiamo alloggiato nella casa dei titolari di Alessia, che ancora ringrazio. Un bacione, ragazzi. Premessa fatta, ora vi lascio con la visione del video. Oggi, ragazzi, mi sto dirigendo verso una meta abbastanza insolita per il canale Navy, che è Berlino, e andrò a trovare mio zio, e successivamente il 24 partiremo io e questo mio zio alla volta della bene amata Irlanda, menzionata in questi giorni, gli ultimi giorni, proprio perché il prossimo mese io e B saremo pronti ad andare a vivere lì insieme alla mia ragazza. Tra l'altro mi manca da morire. Un bacio. La partenza è alle 9:30. Finalmente, dopo 2 ore di attesa, eccolo qua, signori. Sono arrivato, ce l'ho fatta. Sì, il sudafricano. Africa. Questo è mio zio Dennis. Io e lui abbiamo un legame davvero speciale. Pensate che quando ero un faggioletto mi scambiavano per suo figlio. Negli anni, crescendo, mi insegnò alcune regole di base della vita, e ora, dopo svariate vicende, ci possiamo definire più amici. Ne approfitto anche per dirvi 2 cose sul programma Navy. Mi viene a dire che purtroppo tante cose che avevamo intrapreso, insomma, come il progetto del documentario sulle Dolomiti, purtroppo verrà stoppato
momentaneamente. E seconda cosa, abbiamo la macchinetta da riparare ancora. Una cosa bella di Berlino, che mi menziona sempre lui, è che ci sono tantissime vie alberate e parchi in generale. Non ho filmato tantissimo di Berlino, soprattutto perché non stiamo vedendo chissà cosa di turistico, di interessantissimo. Sto più che altro trascorrendo del tempo sano con lui. Buongiorno, oggi è il quarto e ultimo giorno al lavoro con mio zio. Domani mattina partiremo alla volta dell'Irlanda e abbiamo un sacco di cose da fare. Ho pestato una... Yo, this is about to really hurt some people's feelings. So if you a little sensitive, you might as well turn this joint off right now. Okay? How you already dropped the dime? Got a wife at home, but you steady on my line. Talking about shorty, you remember when I grind slow? Did I really blow your mind though? Nah, you got me confused with your other booze. I've been peep game, so I never gave a cookie up. And that's why I got your wife on the line, man. And I hope she gets every single diamond ring. Bene, siamo a casa, abbiamo preparato le ultime cose. È stata una serata lunga, bellissima, ma adesso è il momento di andare a letto perché domani mattina alle 6 abbiamo la sveglia, quindi farà 4 ore. Buonanotte a tutti. Siamo arrivati in Irlanda. Ok, adesso guarda lì. Guarda lì. Guarda qui. Questa è la faccia che ho fatto quando l'ho rivista dopo 3 settimane. Ed ecco qui spiegato il suo piano diabolico. Ok, sono a Dublino, sto aspettando Ray, lui non lo sa, è una sorpresa e gli ho detto che devo andare al lavoro alle 2, invece sono a casa. Lei e mio zio hanno tramato alle mie spalle, creando però questo bellissimo ricordo. Guarda che cosa ho contribuito. Tornò la sera stessa a Cork e l'indomani partimmo io e lui alla scoperta del centro. Almond croissant, pane au chocolat, flat white, great. Il nome della croce di pietra è questo. Kashgar. Una meridionale? Una meridionale del fiume Liffey. Abbiamo scoperto come si chiama il fiume che passa per Dublino. Abbiamo scoperto. Finalmente. No, vabbè. E fu il centro del potere in Irlanda, del potere inglese in Irlanda in realtà il castello, e per tale motivo venne visto per secoli come il simbolo dell'occupazione britannica in Irlanda. Questa che vi sto mostrando è solo una parte, non ho idea di come continui. Del castello medievale è rimasto solo questa torre qui e la parte fuori che però non c'entra. Eh sì, tutto il resto è stato penso distrutto e poi sostituito con questa parte qui, costruita nel 1684. 1191 la fondazione della cattedrale di San Patrizio. Tu Anseo, questo è un raggio di 8 minuti a piedi, quindi andiamo a mangiare! Palazzo delle Irish Times. Preparatevi perché adesso vedrete qualcosa di buonissimo. Questo è il segnale per indicare appunto la linea dove passano gli autobus. Dall'altra parte c'è questo segnale qua che indica agli autobus, alle macchine, ai taxi che qua è praticamente la zona del mangiare all'aperto. E questa è la versione gaelica. Questa è una birra buonissima. Gente di Dublino, ragazzi, lui ha scritto gente di Dublino. Ecco a voi il famoso James o James, dove siete? Joyce. The next day. Questa è la vista che abbiamo dalla nostra finestra. Ora, noi abbiamo appena finito di fare colazione e ci stiamo preparando per prendere l'autobus per andare verso Cork. Però prima ci fermeremo a Kilkenny. Manca solo un minuto. Via, si parte. Benvenuti a Kilkenny, una Kilkenny piovosa. Voi non ci potete credere, veramente. Allora lui, quest'uomo, ha appena detto: ma non è possibile che nei paesi britannici o comunque l'Irlanda non abbia un pub che si chiama The World's End, citando il film. Sì, e in questo momento l'ha detto. Tra l'altro l'abbiamo visto quanto? 3 giorni fa, 4-5 il film. E guardate un po', è qui.
davanti a noi. Ragazzi, che dire, questa è la full Irish breakfast. Cioè, abbiamo le salsicce, poi il coso di patate, beans fatti così. Questo è il black pudding, bacon, non come quello americano, ma quello un po' più come un prosciutto scottato, l'uovo e il pomodoro. C'è il pane tostato lì, caffè. Ragazzi, buon appetito a noi. Buonissimo. Com'è buono? Buonissimo. Mamma mia, quanto vento c'è! Contro Fratelli d'Italia! La pioggia non aiuta. C'è un cimitero! Wow! La cattedrale che stiamo andando a vedere è questa qui, St. Kennis. Entrata di qua. Andiamo a vederla insieme. Stavamo dicendo appunto che qua si vedono quasi tutti. Tipo quello è il castello. Questo è l'abbazia dirocata di non mi ricordo chi, St. Mary, la chiesa nera di St. Mary, e la cattedrale lì dietro il palo, quella lì. E qui invece c'è lo skate park. Siamo appena arrivati a Cork. Facciamo vedere al volo un po' cosa c'è. Per esempio, no? Partiamo da Palazzi. Siamo arrivati solo da pochi minuti e io ho già inaugurato il bagno. Malissimo. Non riesci a... Sì, ma è bellissimo. Prima noi eravamo esattamente lì in fondo, su quel prato lì. In quel di Cork non è così raro, a quanto pare, vedere gli arcobaleni in mezzo alla città. Ultima sera in compagnia di tutti e tre. Alla vostra. Usciti fuori dal pub ci siamo ritrovati questo. Pronti? Di lunedì sera. Visto che andrò a vivere qua, in questi giorni mi dedicherò al capire come trovare lavoro, soprattutto l'alloggio. Adesso sto accompagnando lui alla fermata. Yes. Questa è la sua ultima mattinata in quel di Cork, perché appunto prenderà il bus per arrivare all'aeroporto di Dublin. Ciao a tutti, addio, ci vediamo al prossimo episodio, ci vediamo al prossimo viaggetto. Almeno io sarò nel prossimo viaggetto e fate i bravi, love you. Ecco qua, ho appena salutato mio zio, è partito 5 minuti fa, poco più, e mi sto dirigendo verso la casa dei titolari della mia ragazza, dove lei vive al momento. Comunque è veramente contraddittoria sta città, si parte da avere un buon sistema di reti, di trasporti, di internet, di tecnologie varie, ma gli edifici sono abbastanza vecchi. La vivibilità è buona, gli affitti costano tantissimo ragazzi, tantissimo. I prezzi qua in generale sono tanto alti per lo standard. Quale direte voi? Beh, di certo per noi italiani è abbastanza alto come budget, quello da portare qui. Hello. Ehi, è da un po' di giorni che non si vede. Sto andando a cercare lavoro. Al momento però sto andando a stampare i CV. Non pensavo, ma fare il curriculum in inglese era più arduo di quanto pensassi. Spero che vada bene, sarà un'avventura anche questa. Alla fine li ho provati i donuts qui, non sono per niente male. Praticamente lui dice Aribo Eco, che significa tipo chi vuole il newspaper, cioè chi vuole l'edizione straordinaria di oggi. Questa è un po' l'idea, ovviamente dentro in Guelga, l'altra lingua. Eccoli qua, i curriculum sono stati stampati e adesso è arrivato il momento di provare a consegnarne qualcuno. Questa è una chiesa molto molto più recente, si chiama St. Peter's and Paul. Un'altra giornata con la bestia, un'altra bellissima giornata di nuvolo e niente, adesso piove, fantastico. Per non parlare della mia capigliatura, un video.
Oggi siamo a Kinsale e piove ovviamente. Kinsale si trova al sud e non sappiamo assolutamente nulla di questa città. Visto che siamo arrivati all'orario di pranzo, adesso mangeremo qualcosa in questo posto qua che si chiama Kitty O'Seis, una roba del genere. Eccolo qua, questo è uno degli antipasti e mi pare che si chiami Deep Fried Brie, Brown Bread Crumbs. Adesso lo proveremo insieme. Ne vale i soldi? Lo scopriremo. Oddio. Buona ragazzi. Praticamente loro vi danno il piatto principale con la sorta di zuppa e il pane da mettere sopra il burro, spalmarlo e poi tocciarlo proprio così. È buonissimo, buonissimo. L'Irish coffee. Potente, però è buono. Two weeks later. Ho cominciato a bere il chai latte, ragazzi. Sono riuscito a trovare un lavoro, faccio il gelatiere come la mia ragazza. Oh, attenzione, è in estrazione. Tutto un altro livello, per carità. Però faccio il gelatiere. Oggi andremo a Cobb e ci prospetta una bella giornata. Infatti, proprio durante il viaggio fin lì, accadde l'impensabile. Senti questo odore qua? Che odore è? Di cambiamento. A patto che ce lo dessero un posto dove stare, data l'alta richiesta e la poca offerta, apprendemmo che con i salari che percepivamo saremmo riusciti a pagare a malapena le spese, senza poterci mettere nulla da parte. E inoltre, il buon B non sarebbe riuscito a venire per chissà ancora quanto tempo. Per fortuna a noi non frega un c***o e decidemmo di andare a trovare una soluzione veloce davanti ai buonissimi piatti dell'osteria da Mirko. Fa di sogno. Giorni dopo mi recai all'English Market, scrissi delle cartoline per avvisare del movimento che stava avvenendo e a proposito ho scoperto che mi piace scrivere le cartoline e devo cominciare a farlo più spesso. E dissi fra me e me: la cosa che penso mi sia piaciuta di più di Cork è proprio venire all'English Market, è veramente carino. È una zona dove ci sono tutte le bancarelle di vari tipi di sì, gastronomici, quindi dalle marmellate ai dolci, alla macelleria, alla pescheria e anche agli snack e altre cose inerenti alla colazione, pranzo e cena. Sì, forse potrebbe anche mancarmi quando ci muoveremo. Ah sì, è una sorpresa ancora, non lo sa nessuno. Ho una notizia per voi, ci muoveremo molto presto e sapete per dove? Non ancora. Ecco a voi mostrate in breve le 47 ore di Alessia passate in Italia e le immagini delle reazioni dei nostri cari dopo aver saputo dove ci troviamo. Sto male! Evviva i paradisi fiscali! Abbiamo anche conosciuto delle splendide persone che hanno aggiunto del valore alla nostra esperienza. Si può dire che sia stata breve ma intensa. Siamo giunti alla fine di questo video racconto e tornando ad oggi stiamo vivendo l'inizio di una nuova avventura che non sappiamo a cosa ci porterà, ma saremo qui per scoprirlo tutti insieme. Take care, chicos! No, I can't believe it. No.